Molto spesso si parla di Rolex e si fa riferimento ai vari mark di questi orologi, e i mark, cioè le differenze che ci sono tra le varie referenze, in realtà ci sono anche tra quelle più moderne. L'avete mai visto che differenza c'è tra un GMT ceramica di 2 anni fa ed uno nuovo? Ve lo faccio vedere, andiamo da Giulio. Da ultimo, come sicuramente saprete, Rolex, tra le varie novità, tra virgolette, le possiamo chiamare novità, presentate per questo nuovo anno, ha introdotto il GMT Pepsi con bracciale Oyster. In pratica si tratta, come insomma abbiamo appena detto, di una piccola variazione, una piccola aggiunta a quello che era già il Rolex GMT Jubilee a catalogo, quindi con il classico bracciale che ha accompagnato i GMT per tantissimi anni. Ecco, viene introdotto nuovamente l'Oyster su un orologio che all'inizio nacque soltanto in oro bianco, e tant'è che la prima contestazione che è stata sollevata è proprio quella per cui chi aveva l'esclusiva di aver acquistato un GMT Pepsi ceramica con bracciale Oyster è perché lo aveva comprato in oro bianco, spendendo all'epoca i 18.000 euro di listino richiesti per acquistarlo. Ormai sono orologi che viaggiano attorno ai 40.000 euro. Bene, oggi è possibile acquistarlo anche in acciaio per un prezzo di listino di poco più di 8.000 euro, ma chiaramente sappiamo purtroppo come funziona con Rolex. I possessori di Rolex GMT Pepsi ceramica con bracciale Jubilee da marzo, aprile o maggio, non è ancora ben chiaro, 2022, potranno anche ordinare il nuovo bracciale Oyster, sebbene vi anticipo che in realtà questo orologio, ovvero il ceramica con bracciale Jubilee, monta qualsiasi bracciale Oyster da 20 mm, addirittura anche quello di vecchie referenze 5 cifre. Ho provato personalmente, quindi su questo non ci sono dubbi. In ogni caso, il video di oggi non è tanto una spiegazione del famoso e ormai discusso, amato, odiato Rolex GMT Pepsi ceramica, quanto più sui mark, cioè su quelle piccole differenze che da sempre appassionano i collezionisti di Rolex, ed è anche il motivo per cui molte volte i collezionisti che conoscono i mark vengono anche insultati più o meno pesantemente, ma questo è un altro discorso. In ogni caso vi voglio far conoscere quelle che sono le differenze del GMT Pepsi ceramica, perché in realtà, sebbene questi mark siano normalmente associati ai vintage e quindi alle varie particolarità che si sono susseguite nel corso dei decenni, si possono riscontrare anche sui moderni. E così, per esempio, il GMT ceramica nero, se nel 2010 con il preciso seriale V ha presentato anch'esso uno stick dial, il GMT Pepsi ceramica presenta addirittura già 3 mark di ghiera diversi. Non è ben dato sapere perché ci siano effettivamente queste differenze, se si tratti semplicemente di un miglioramento che Rolex man mano ha ottenuto con la produzione delle ghiere in ceramica, se si tratta invece di differenze volute anche a scopo collezionistico, oppure differenze del tutto casuali. Certo è che dalla prima referenza di questo orologio e fino all'ultima, il colore della ghiera, con riferimento in particolar modo al colore blu, è cambiato tantissimo.
e potete vedere questa differenza anche mettendo a confronto un orologio del 2019, quello con bracciale Jubilee, rispetto ad un orologio di luglio 2021 con il bracciale Oyster, dove in quest'ultimo il blu della ghiera è un blu molto più carico, molto più profondo e anche, se vogliamo, molto più simile a quello che è sempre stato il GMT Pepsi di Rolex, tant'è che posso dire, almeno per gusti personali, che preferisco molto di più questo blu profondo più nuovo del 2021 rispetto invece a questo quasi violaceo di questa ghiera del 2019, senza considerare che le prime referenze introdotte con il GMT Pepsi Ceramica avevano una ghiera Mark I con un blu ancora più violetto, soprattutto sotto la luce del sole. Anche in questo caso la luce chiaramente è quella che, andando ad incidere in un certo modo sulla ghiera ceramica, poi la rende più o meno blu profondo o blu più chiaro. Se sotto il sole il Mark II del Rolex GMT Pepsi con bracciale Jubilee diventa praticamente viola, invece il blu del Mark III e quindi del Pepsi Ceramica più recente invece riesce a mantenere una certa profondità di blu, senza considerare invece che negli ambienti più scuri il risultato sarà comunque un blu molto profondo e anche molto bello a vedersi e che ben contrasta con il rosso invece dell'altra metà della ghiera. In ogni caso si tratta di differenze che per alcuni potrebbero essere irrilevanti, ma che poi effettivamente vanno a condizionare il collezionismo Rolex, che, come abbiamo appena detto, molto spesso si basa proprio su queste piccole differenze. Ecco, queste sono le piccole differenze che ci sono tra un GMT Pepsi Ceramica di qualche anno fa e un Pepsi Ceramica invece assolutamente moderno. Vorrei sapere da voi se conoscevate queste differenze che già ci sono tra i moderni a distanza di pochissimi anni e che cosa pensate, attenzione ai commenti che vi controllo, di questi mark, cioè di queste piccole differenze che da sempre caratterizzano gli orologi Rolex, ma non solo, tant'è che i collezionisti e gli appassionati sicuramente sapranno che forse gli Omega Speedmaster nel corso degli anni hanno introdotto e hanno visto molti più mark di quelli che possono essere i Rolex. Insomma, fatemelo sapere nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!